Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ragazze mie, ragazzi miei, è meraviglioso ricevere tutto quello che mi state scrivendo. È meraviglioso ricevere tutto l'amore che state aprendo in voi, donando al mondo, ma soprattutto aver scelto la gioia e la libertà. Quindi io vi faccio un applauso incredibile, meraviglioso. Stiamo facendo un lavoro enorme, straordinario. E, avete iniziato le pratiche del vostro segno zodiacale ascendente per il mese di marzo e stanno succedendo cose incredibili. Allora, mi stanno arrivando tante mail di testimonianze. E non riesco a leggerle tutte, io vedo in oggetto successo, e allora mi commuovo, è come se fossi una grande famiglia, una grande comunità di il cosiddetto Sangha, no? Nello yoga sciamanico la famiglia che si crea, la famiglia di meditazione. Abbiamo capito che la meditazione è qualcosa che ha a che fare con ogni istante della nostra vita, no? E allora abbiamo creato una famiglia straordinaria. E quindi queste mail che mi arrivano sono potenti, bellissime. Ecco, adesso in occasione di questa luna piena del 14 marzo, che è una luna piena in eclissi, e la luna piena è sempre l'apice di qualcosa che si è iniziato con la luna nuova, no? Il piccolo apice, che poi il grande apice si vedrà 6 mesi dopo. Abbiamo iniziato le pratiche proprio in concomitanza con la luna nuova del 28 febbraio, le pratiche quelle uscite dal vostro segno zodiacale, che era una luna nuova in pesci, ecco, quindi prendere quanto più è possibile i doni e i tesori del subconscio attraverso le pratiche, attraverso i rituali, che sono proprio ciò che conferiscono validità alla, diciamo così, alla nuova credenza, no? Che però non è giusto dire nuova credenza, i rituali servono a fissare nel subconscio l'avvenuta integrazione di un determinato messaggio, i rituali, le pratiche, la meditazione, l'attenzione cosciente. Ecco, tantissime mail che mi state mandando, che mi stanno mandando per tutte le nostre sorelle, hanno a che fare proprio con l'adempimento di questo messaggio, iniziare proprio a sentire questa libertà, questa gioia. E allora ho detto, voglio leggere una delle mail alle ragazze, voglio fare un video per leggere una o due mail. Ecco, con l'ultima mail che ho letto ho detto, leggo questa in occasione di questo 14 marzo con la luna piena in Vergine, dove ci sarà questa eclissi, no? Questa eclissi, questa luna di sangue chiamata, laddove l'oscurità, grazie alle pratiche, diventa luce, laddove nell'oscurità chi accende la candela si vede di più, chi accende la fiamma si vede di più. E quindi è proprio lì che stiamo risorgendo dalle ceneri, proprio come ci insegna il mito, no? Il mito di Persefone, che ritorna dalla madre Demetra e la madre Demetra inizia a far fiorire la primavera per la gioia di rivedere Persefone che ritorna dal regno di Ade, come ci racconta e ci insegna il mito. Ecco, in questa occasione della luna piena del 14 io inizio nel fare questa nostra condivisione con la mail di una nostra sorella, perché è proprio il senso di tutto ciò che state facendo e ha un respiro questa mail, non che le altre non lo abbiano, perché sono tutte, cioè dovrei prendere un'altra persona che legge solo le mail, perché io sto in un momento di sballo, diciamo così, totale, con tante ore di pratica di yoga sciamanico e sto anche iniziando a crearvi delle creazioni appositamente per voi, sequenze fluide di yoga sciamanico, quindi cosa che non abbiamo mai fatto per realizzare un determinato obiettivo, una sequenza fluida. Le sto creando, è la prima volta per me che passo al pubblico, diciamo, una mia creazione. L'ho fatto privatamente, però a livello collettivo è la prima volta, quindi mi lascerò ispirare senza pensare, ormai non pensiamo più, viviamo nell'attimo presente, no?
E quindi sto facendo tantissime cose, ragazzi, è bellissimo, è bellissimo. E allora, voglio partire con questa email che mi inizia a dare come se fosse proprio un respiro per l'apertura di questa, della consapevolezza di questa luna piena. Allora, inizio a leggervi questa bellissima mail con in oggetto gioia infinita. Già. Mia amata Francesca, oggi sono nella gioia più vera e autentica. Io sono vergine ascendente Luna in Cancro, Venere in Scorpione. Da quando ti ho conosciuta ho sempre ascoltato i tuoi video sul mio sole, cioè leggeva soltanto il suo segno zodiacale. Ma quando hai pubblicato quelli sulla missione dell'anima, che dovrebbe uscire qui, adesso che sto parlando, i video sulla missione dell'anima per ogni segno zodiacale, se non esce le trovate nella playlist segni zodiacali, ok? Allora, stavo dicendo, dove stavo? Dove stavo? Madonna ragazzi, stamattina mi stanno ballando gli occhi. Allora, ecco, ma quando hai pubblicato quelli sulla missione dell'anima, istintivamente ho scelto di ascoltarli tutti e tre, mossa soprattutto dal fatto che da quando ho pronunciato i mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu e il mantra Uketamo, la mia vita è cambiata. Per le ragazze nuove sappiamo che Sabbe Satta Sukhi Hontu è il mantra che significa possano tutti gli esseri essere felici, e il mantra Uketamo, io ti includo, io ti accolgo, ti amo e ti includo, ti accetto, ti includo. Ok. Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita potente, posso tutto. Per la missione della mia anima, dunque, la formula pentacolare per il Sole, ascendente e Luna e visualizzazione dell'Aquila. Per marzo la Vergine prevede il rituale Maestro, aiutami a riconoscere la natura di sogno di questo evento con la visualizzazione dell'Aquila. Per ascendente e Luna in Cancro, lo spirito del drago per la purificazione di sé, mentre per la Venere in Scorpione prometto che tutto quello che non è stato fatto farò. Questi sono tutti i rituali che trovate per ogni vostro segno zodiacale, ascendente e Luna. La nostra sorella li ha fatti tutti e tre. Cioè è meraviglioso, e questo quando senti l'amore per qualcosa, per la gioia, per la libertà, io sì voglio essere libera, io sì auspico la libertà, la gioia che è la vera essenza dell'anima, no? Quando inizi a fare un rituale delle pratiche non ti fermi più, cioè inizi ad essere sempre più presente a te stessa, sempre più a togliere i veli dell'illusione che ti separano dal divino, che è un'illusione mentale. Quindi la nostra sorella ha fatto la formula pentacolare, no? Che sappiamo tutti: ti benedico, ti amo, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Formula pentacolare, queste le trovate anche nelle meditazioni guidate e nella playlist l'arte sciamanica. Ha fatto quindi la formula pentacolare, la visualizzazione dell'aquila. L'aquila porta su, ok, la visione, il potere della visione corrispondente anche al sesto chakra, il potere dell'aquila e il potere della visione. E poi per la Vergine il rituale prevedeva il maestro aiutami a riconoscere la natura di sogno di questo evento. Tutti siamo in uno stato di sogno, anche adesso che mi stai guardando stai sognando, perché tutta la realtà che vivi è un sogno della tua anima, un'immagine, la grande imago, come vi ho spiegato anche nella seconda parte del video delle formule magiche, no? Tutta una grande imago. Che cosa vuol dire? È qualcosa di talmente grande che la nostra mente razionale non può comprendere, e di conseguenza filtra questa grande imago, cioè gli eventi che ti succedono, li filtra in successione, quindi hai passato, presente e futuro, hai solo la sensazione che esiste un passato, un presente e un futuro, ma non esiste, perché l'immagine della tua anima è talmente vasta che la mente non può comprendere e la filtra poco a poco, dandoti la successione degli eventi. Che è illusoria, ok. Quindi la nostra sorella ha fatto tutte queste pratiche, ok, e poi questa bellissima, prometto che tutto quello che non è stato fatto farò, è una pratica bellissima perché i nostri sogni hanno a che fare con i nostri avi, i nostri antenati, i nostri obiettivi dell'anima hanno a che fare con la nostra genia, e quindi i nostri desideri hanno a che fare con i nostri antenati. Un'altra
formula bellissima è proprio questa: prometto di compiere tutto ciò che non è stato compiuto e che deve essere compiuto. E quindi quando io lo dico ogni notte prima di coricarmi insieme al nostro amante mistico, è una cosa che vi aggiungerò comunque, ma forse ve l'ho detto da qualche parte. Vabbè, comunque, allora, tutti i giorni mi dedico a queste formule magiche con grande passione. Sono chiamata da loro. Vedete, poi vi chiamano perché i mantra, le formule magiche, attivano dei poteri che sono insiti nel tuo subconscio, per meglio dire nel campo morfico, direbbe la fisica quantistica, o per meglio dire da noi più filosofi esoteristi, la cascia, no? Allora attivano delle memorie che tu non sai e quindi non vedi l'ora di rifare, perché acquisisci forza, potenza. Quindi tutti i giorni mi dedico a queste formule magiche con grande passione. Sono chiamata da loro, mi diverto molto con i mantra bole bole tum tum e poi dum dum rai ai sì. Come vedete la meditazione anche è movimento, è ballando con le tue emozioni. E la notte mi addormento con il mio amante mistico, come vi ho spiegato nella prima puntata dello yoga sciamanico. Sentite qua, è bella, bellissima questa cosa. Pensa che giovedì scorso, senza una ragione, ho indossato un décolleté, le scarpe, perché qualcuno mi ha detto che oggi vedrai quella persona a cui piaccio molto, che non vedevo da 6 mesi. Ed è accaduto. Poi ho capito le tue parole sui sogni, che puoi anche non ricordare. Lo avevo sognato, va bene? Quindi praticamente la nostra sorella, da quanto ho capito, lei fa la pratica con il suo amante mistico, no? Si addormenta chiedendo all'amante mistico di riparare le fratture della sua anima, si addormenta mettendo le essenze profumate prima di entrare nel letto e aprendosi all'abbraccio del suo amante mistico per fare l'amore con lui nello stato di onirico, no? Ecco, anche se non ti ricordi i sogni che fai, quando tu fai le pratiche, che succede? Che il giorno dopo, o comunque quando ti svegli, succedono delle cose. In questo caso la nostra sorella ha incontrato la persona a cui piaceva. Si è messa delle décolleté, non sa perché. Ok? Non è che... Cioè, è tutto una grande imago. E quando tu fai le pratiche, i rituali, non vedi l'ora di rifarli perché sai che stai accedendo al potere. Ok? Venerdì scorso scrissi anche ciò che ti metto in allegato e adesso vi leggo l'allegato che c'è scritto ed è qualcosa di magico, poetico, meraviglioso, un allegato con delle parole che parlano proprio all'anima. L'anima vibra. Per non parlare del fatto che in macchina, appena pronuncio il mantra Eka, che significa magia, mi appare la targa 111, che è proprio il mago dei tarocchi 1, no? Eka significa magia, e la magia per gli antichi egizi ricompare 111, cioè la magia, cioè sei allineata. A seguire 777 888. 777 è il maestro, il carro, corrispondente al carro, quindi la volontà di fare azioni coscientemente in linea con la volontà. 888 l'abbondanza, la giustizia divina, stai seguendo perfettamente la missione, ok. Quando pratico le meditazioni, tra cui quella sulla natura selvaggia, anche questa dovete trovare qua sopra mentre sto parlando sulla natura selvaggia, se mi dimentico la trovate nella playlist meditazioni guidate, puntualmente mi arriva un messaggio del tipo: sei una persona meravigliosa, ti ammiro, sono fortunata ad averti nella mia vita e via discorrendo, perché funziona così. La realtà è un tuo sogno, un'apparizione. E quando tu prendi sempre più coscienza di chi sei, della tua natura selvaggia, perché noi dobbiamo acclimatarci alla nostra vera natura autentica, quella è la bellezza, quella ti rende irresistibile, non conformarsi a un ideale che ti propongono i media, mi spiego, è la tua natura selvaggia che ti rende autentica. E riscoprire quella natura selvaggia attraverso le pratiche, l'attenzione cosciente, che ti rende bellissima, che ti rende affascinante e magnetica, perché è la bellezza che rende affascinanti. E la bellezza che cos'è? La bellezza è la forma attraverso cui il sacro si manifesta in natura. La bellezza è il sinonimo di amore. Quando tu vai in natura e vedi che è bellissima, perché la natura è bellissima?
perché rappresenta il sacrum facere, il darsi. In natura tutto si dà, tutto si offre e quindi tutto è amore, tutto si dà, è evanescente, e quindi quello è il sinonimo di bellezza. Quando tu ti dai alla tua vera natura senza costrutti e senza orpelli, sei bellissima, sei bellissimo, affascinante, magnetico. Ecco che anche qui la meditazione sulla natura selvaggia serve a incanalare questa strada della vera bellezza autentica, non una copia di qualcos'altro, non l'omologazione. Ok. Allora, dove stavo? Ecco, quando pratico le meditazioni, tra cui quella sulla natura selvaggia, puntualmente mi arriva un messaggio del tipo sei meravigliosa, ti ammiro, eccetera. Ma quello che mi è accaduto oggi mi ha fatto venire i brividi. Ero in macchina e mentre ascoltavo il lui-lei, nella parte finale, il mio video di lui-lei, in cui parli del portare a termine ciò che i nostri antenati non hanno potuto fare, che è la pratica che io faccio tutti i giorni da quando l'ho scoperto, che è proprio quella che vi ho detto, prometto di compiere ciò che non è stato compiuto e che deve essere compiuto. Davanti a me una macchina con il 999, cioè il 999 è proprio il completamento, no? Sto portando a termine ciò che non è stato fatto e che deve essere compiuto, e se non lo faccio me lo ritroverò in un'altra vita, e quando lo faccio capisco che quella è la mia missione dell'anima, che tutti i miei desideri confluiscono lì. Ok. Ma cosa ancora più straordinaria, alzo gli occhi al cielo e vedo una bellissima aquila, cioè, vedo una bellissima aquila. Francesca, non mi è mai capitato di vedere un'aquila nella mia vita, o forse non ne avevo più memoria. Tutto questo per dirti che l'energia è esattamente quella che tu hai descritto. Siamo magia pura. Ti scrivo e ho i brividi su tutta la spalla, e Mao, grazie dal profondo della mia anima. Cioè, vedete, quando le pratiche servono ad allinearti alla tua missione dell'anima, che è l'unica cosa che ti dà la gioia pura, la gioia vera. E quindi tutta la tua realtà inizia a rispecchiare la missione dell'anima, cioè la gioia pura. La missione dell'anima è qualcosa che noi non la possiamo comprendere razionalmente, proprio perché la mente è limitata rispetto alla grande imago, no? Come vi ho spiegato bene nel video il secondo video delle formule magiche. Allora la grande imago tu non la puoi comprendere con la mente razionale, ma la puoi conoscere mentre la vivi, e devi avere solo fede in questa grande missione. E le pratiche servono proprio a riaccordarti a questo, togliendo i veli dell'illusione della mente. E adesso vi leggo l'ho scritto il documento che mi ha mandato in allegato, che è bellissimo, proprio immenso, guarda, stupendo. Io sono Aquila, e fu così che lei, più bella che mai, affidò il suo dolore, inflitto da un uomo che le aveva tolto anche il suo bellissimo sorriso, alla dea della giustizia. Poi con coraggio prese le sue braccia e le avvolse attorno al suo petto, e magicamente il cuore riprese a battere come mai prima di allora. Si guardò allo specchio e vide riflesso un'aquila che, con leggerezza, volava più in alto nei cieli, portando con sé tutti quei limiti che le avevano impedito di splendere. Wow, ragazzi, c'ho i brividi ancora mentre leggo. Cioè, questo è ciò a cui dobbiamo tendere, l'aquila. Dobbiamo iniziare a sognare come fossimo delle aquile. Dobbiamo iniziare a desiderare come fossimo la pioggia. Dobbiamo iniziare a desiderare come fossimo la montagna. Dobbiamo iniziare a pensare come se fossimo le onde del mare. Dobbiamo iniziare a pensare come fossimo un leone. Dobbiamo iniziare a pensare come se fossimo una gazzella. Dobbiamo iniziare a sognare come la natura sogna, per essere alla nostra altezza animica. Allora, come le ho scritto alla nostra sorella, mi sono commossa per queste parole, in particolar modo per questo scritto poetico, perché so esattamente di che cosa sta parlando.
e le ho scritto: questo è solo l'inizio del sentiero verso la liberazione, verso la gioia autentica. E il modus vivendi che noi abbiamo è ciò che determina la qualità della nostra vita. Allora mi viene in mente l'altro giorno sono stata 12 ore con un mal di testa invalidante che prendeva tutto dalla cervicale, no? Invalidante. Allora ho fatto delle pratiche potentissime di yoga sciamanico e questo dolore persisteva. Anzi, come ci insegna nello yoga sciamanico, devi aumentare il dolore. Devi aumentare quello spirito, devi dargli ascolto, devi dargli voce. C'è uno spirito insieme a me che si vuole far sentire. Allora io aumento la sua voce, l'aumento attraverso le respirazioni, la respirazione di consapevolezza. Aumento perché voglio sentirlo. Allora, dopo tutto il giorno di pratiche, io non ho vissuto nella tristezza con questo dolore. Ecco perché diciamo che ciò che non è che cambia ciò che ti deve arrivare, ma cambia il risultato di ciò che ti arriva. Allora ho vissuto, non c'era tristezza, non c'era, come dire, procrastinazione, non c'era, mannaggia, c'ho questo, no. Sei qui, ti do il benvenuto. Grazie per essere insieme a me. Aiutami ad aiutarti ad aiutarmi. Allora ti aumento, faccio sentire la tua voce con le respirazioni. E ho passato una giornata molto intensa, che laddove non c'è più giudizio, non c'è il giudizio, questa cosa è brutta, questa cervicale, questo mal di testa invalidante che mi è arrivato, perché ho vissuto una giornata nella totale consapevolezza di una forza molto forte che mi stava accanto e non ho permesso alla mia mente di giudicarla negativamente per farmi del male, seppur provavo del dolore, che non era dolore. Quando noi ci spostiamo su un altro tipo di mente, sentiamo che quel dolore, lo diciamo per intenderci, è una forza talmente grande che la mente razionale, siccome non può controllare quelle cose che vanno al di fuori della sua portata, del suo controllo, le giudicherebbe male. Allora non ho permesso alla mente di giudicare male quel dolore, ma me lo sono vissuto bene. Nel frattempo studiavo, mentre avevo questo mal di testa, studiavo, ascoltavo le lezioni che dovevo apprendere di yoga sciamanico, le ho messe al loop. Ero sul divano, ascoltando le lezioni, tra una pratica di yoga sciamanico e l'altra, da una respirazione e l'altra. Mi sono fatta accompagnare da quello spirito che era talmente forte e che nel mio caso mi stava dando qualcosa, sicuramente ha un fine quello che ti arriva, non ha una causa. Tutto ciò che arriva ha un fine, non hanno causa gli dei, le forze, le emozioni che arrivano. E ogni fine di ogni emozione, di ogni evento, di ogni spirito che arriva è la libertà e l'amore. Il fine ultimo di ogni emozione, di ogni evento che ti arriva, che è un Dio, è la libertà e l'amore. Allora, poi mi sono addormentata molto presto, quella giornata lì, e mi sono svegliata con una forza inarrestabile. Ero fiera di quello che avevo fatto. Ero fiera di aver sentito quel dolore. Attenzione, ciò non impedisce. Allora, ho detto, mi prendo una medicina? Ok, mi prendo una medicina? Allora ho chiesto aiuto al mio sposo celeste e mi sono fatta rispondere attraverso le carte. Devo prendere un supporto, un medicamento, una medicina? Mi è uscito chiaramente no. Ok, va bene, va bene.
Ciò non significa che non dobbiamo prendere un ausilio, un supporto, mi spiego? Perché la verità sta sempre nel mezzo, in medio stat virtus. Noi stiamo riconciliando gli opposti. In molti video vi ho parlato di quando ero estremista da un lato sulla medicina naturale piuttosto che sulla medicina tradizionale allopatica, no? E anche lì il mio amante mistico mi ha messo alla prova con una bella otite. Vi ricordate l'estate scorsa? Ve l'ho raccontato, non mi ricordo in quale podcast. Magia pratica, qualche magia pratica. Tant'è che sono andata all'ospedale a farmi dare cortisone antibiotico e ho fatto la cura, proprio come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 7, della restituzione del toro bianco. Ho fatto la cura cortisone antibiotico proprio come un rito di restituzione del potere agli dei. E quando invece è necessario anche sulle cose naturali, stessa cosa, cioè non dobbiamo dividere, discriminare, va bene? Laddove è necessario qualcosa è necessario quello, laddove è necessario qualcos'altro è necessario qualcos'altro. Però il punto è congiungere le polarità, né bene né male, né meglio né peggio. Cosa ho bisogno in quel momento? Ho bisogno di una certa cosa e quella è bene, è perfetta per me. Ma la cosa in sé non è né male né bene, né meglio né peggio. Quindi, quindi questo per dirvi che cosa? Che non ho vissuto nella sofferenza provando dolore, non so se mi spiego. Lo potete comprendere quando aprite il cuore, ragazze mie, ragazzi. Quando me lo dicevano a me queste cose, io dicevo: ma che stai dicendo? Ma come si fa? Che cosa devo fare? Non lo capivo con la mente, perché volevo capirlo con la mente. Ora capisco perfettamente cosa significa sentire il dolore senza provare sofferenza. Questo è. E ovviamente facevo tutti i mantra, Uketamo, Indra Ya Nama, che è il mantra che ti permette di non essere vittima dell'evento, ma di trarne espansione, forza e gioia. Indra Ya Nama, Indra è il dio della magia per la tradizione vedica. Vedica? Vedica? Oddio, c'ho la testa come un pallone. Comunque lo trovate tutti i mantra, ve li ho messi nelle formule psichiche, nel Magia Pratica 11, ok? Quindi adesso, detto questo, in questa luna piena, questa luna di sangue mi fa pensare al primo chakra, mi fa pensare Il primo chakra cos'è? Il primo chakra è l'istinto primordiale. Assagioli diceva che il primo chakra è legato proprio all'uomo primitivo, alla donna primitiva, selvaggia. È il senso del caos. E si dice che l'umanità è bloccata, si dice che l'umanità ha il primo chakra bloccato perché ha paura del caos. Ecco, in questa luna piena, con quest'ombra che può determinare il caos, allora noi dobbiamo avere fede in quello che è il nostro subconscio che può determinare del caos, ci chiama a compiere un atto di fede nel caos. Perché, come diceva Nietzsche, soltanto grazie a una buona dose di caos può nascere una stella danzante. Quindi fede nel caos, nell'oscurità della luna che non si vede. E queste pratiche vi stanno aiutando ad riaccendere la fede nel caos, che è come una sorta di humus creativo dal quale poi può nascere la stella danzante. E quindi voglio vedere adesso, con questa luna piena, prendendo i nuovi oracoli degli angeli che mi sono comprata, qual è il messaggio per questo lavoro che stiamo facendo tutti insieme con le pratiche, con le formule psichiche. Qual è il messaggio? Vi ho letto tutte questa mail, vi ho parlato di questo per introdurre uno spazio di consapevolezza che sia per introdurre questo spazio di consapevolezza volto a dare sempre più luce, e a vedere che l'ombra non è assenza di luce, ma parte integrante della vita stessa, laddove sono insiti i più grandi tesori psichici nostri e dell'umanità. Allora,
Chiedo al mio amante mistico, sposo celeste, qual è il messaggio per la nostra meravigliosa famiglia in questa luna piena, grazie al lavoro di consapevolezza, all'amore per la consapevolezza che è la vera conoscenza, quella del cuore. Allora, vediamo. Qual è il messaggio, per favore? Potere spirituale. Se non esce il potere spirituale, il potere spirituale è tutto, è il settimo chakra. Primo e settimo chakra sono uniti, no? Quindi il potere spirituale è tutto, è il vero potere. Il potere spirituale è il potere del cuore, non è il potere della mente. Quindi abbiamo l'angelo Nanael, il potere spirituale, apertura alla comunicazione con le entità guida, processo spirituale, studio esoterico e delle scienze occulte, cioè abbiamo detto che stiamo studiando, stiamo praticando, cioè ditemi se non è allineato a tutta la bellezza della nostra famiglia, della nostra comunità. Apertura alla comunicazione con l'entità guida, processo spirituale, studio esoterico delle scienze occulte, potere spirituale. Quindi in questa luna piena voi avrete la perfetta coscienza del potere spirituale che state acquisendo. E il potere spirituale è la gioia, il potere spirituale è l'amore, il potere spirituale è la bellezza, il potere spirituale è l'unico potere che ti permette di distruggere le illusioni della mente e di far salire Kundalini, che è addormentata sotto il primo chakra. Comunque faremo un video sulla Kundalini e sui chakra, lo sto elaborando. Quindi il potere spirituale, voi avrete la perfetta consapevolezza in questa luna piena del potere spirituale a cui state andando, che state praticando, come la mail della nostra sorella, ma come tutte le altre mail che mi mandate quotidianamente e a cui state andando incontro. Voglio vedere in particolare con le carte degli archetipi su che cosa avverte il potere spirituale, che non sarebbe corretto dire su che cosa avverte il potere spirituale, perché il potere spirituale è tutto, è la volontà individuale che diventa volontà cosmica, no? Vediamo, voglio vedere un aspetto di questo potere spirituale per quanto riguarda la luna piena del 14 marzo. Un aspetto imprescindibile del potere spirituale, eccolo, giocatore, la fede, è come se fosse il matto qua, e la fede, qua c'è lui bendato, quindi fede in ciò che non si vede, fede nell'ombra, fede nell'invisibile, recupero di poteri psichici grazie alla fede nell'ombra, la fede nel caos. E qua abbiamo un giocatore, volontà di seguire la tua intuizione, incluso quando gli altri dubitano di te. Il mondo dubiterà sempre di te, perché il mondo è la Matrix. Il mondo è fatto per dubitare di te, per farti superare le tue paure e le tue resistenze. E il mondo è tutto, il mondo sono anche la tua famiglia, sono le persone che hai intorno. Man mano che tu cresci in consapevolezza anche il mondo cambia, perché il mondo esterno non esiste, no? Cioè è una proiezione. Quindi volontà di seguire la tua intuizione, incluso quando gli altri dubitano di te, là fai un grande gol. Quindi con questa luna piena del 14 marzo si sancisce il fatto che i vostri poteri psichici che diventano poteri, veri e propri poteri spirituali, che sono quelli, ti portano ad avere fede nelle intuizioni anche quando il mondo o gli altri dubitano di te. E quindi, quando gli altri dubitano di te, tu hai fede solo nella tua intuizione. Sei un mago, niente può più abbatterti. Vai dritto e basta. Meraviglioso.
Wow, ragazze mie, ragazzi, concludo qui questo video. Il nostro spazio di consapevolezza ha varcato nuovi confini. Quindi io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, ragazze mie, ragazzi, dal profondo della mia anima. È stupendo, è bellissimo quello che stiamo facendo, che stiamo creando. Siamo tantissime e tantissimi nel mondo e questa è una... è bellissimo, è bellissimo. E io sono onorata di servire questo scopo sempre, per sempre, con profonda dedizione e servizio. Detto questo, ti abbraccio con tutta l'anima, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!